Bentrovati amici delle due ruote. Non avendo potuto vivere a pieno l'evento dello scorso anno causa maltempo, mi ero riproposto di partecipare anche per l'edizione 2023. Di fatto mi trovo già nei pressi del lago Fackersee con la voglia di raggiungere il raduno il prima possibile. Con queste immagini spero di trasmettere meglio l'atmosfera respirata a coloro che non hanno avuto l'opportunità di parteciparvi. Buona visione! Questa scultura in acciaio, che rappresenta una coppia di motociclisti in sella a una Harley Davidson Fat Bob, è l'emblema che caratterizza l'ormai leggendario raduno nei pressi del lago Fackersee. Da questa posizione è possibile ammirare i tanti motociclisti provenienti dai molti paesi d'Europa. Se volete sostare in questo luogo per fare qualche ripresa o scattare delle foto, consiglio di scegliere il giorno prima della parata. Il lungo serpentone parte proprio all'inizio della strada che potete scorgere sul lato destro del monumento. Il sabato è il giorno in cui si svolge la sfilata di circa 2 ore. La partenza viene generalmente programmata per le ore 12. Se dopo la parata volete recarvi agli stand per uno spuntino, è il caso di non tardare troppo nel mettervi in coda. Vi consiglio di farlo non più tardi delle ore 10. Trovarsi troppo lontani dal gruppo di testa, al rientro dal giro difficilmente troverete un parcheggio nelle strette vicinanze della fiera. Per raggiungere il luogo della partenza dovete attraversare la zona fiera e dopo aver superato le entrate dei campeggi che troverete alla vostra sinistra, girate a destra seguendo le apposite indicazioni. In questo posto con quale moto potrei essere venuto? Se non una? Scommetto che pensavate a una Harley Davidson e invece no, sono qui con una BMW K1600 GT ammiraglia per i lunghi viaggi.
La serata migliore è quella del venerdì. Girando tra i vari stand si possono ammirare bellissime motociclette, comprare gadget di ogni genere, sentire musica e bere birra fino a tarda serata. State tranquilli che il troppo bere difficilmente porta a scontri o disavventure in questo luogo. Nel mondo del motociclismo ci si rispetta indipendentemente dal gruppo di appartenenza. A questo evento la tipica cena del biker è composta da salsicce e cauti, pollo allo spiedo e porchetta. A Carrara, nella sua Carrara, e torna un po' a casa, di fatto lo dice anche il claim del suo Zeven uit en drinken. Ja. La partenza è entusiasmante, in questo momento che l'emozione di far parte di questo mondo è più forte. Sul percorso sono tanti gli spettatori che salutano porgendoci la mano. A tal proposito voglio mettervi in guardia al fine di evitare possibili incidenti. Quando percorrete zone affollate fate attenzione a chi vi precede. Spesso qualche motociclista rallenta improvvisamente per cogliere il saluto del pedone che porge il palmo della mano. Per evitare di tamponare qualcuno o di essere tamponati, meglio viaggiare al centro della strada.
La fiera si divide in due sessioni, quella che visitiamo oggi è di fronte all'entrata dei campeggi. Avendo avuto in passato l'occasione e il piacere di emozionarmi in sella più di un Harley Davidson, a questo evento pensavo di provare un'altra icona americana, la Indian. Di questo marchio però non trovo traccia. I pochi esemplari che ci capita di vedere sono nelle sole mani dei loro proprietari. Lucia attira la mia attenzione su di un modello BMW che, ahimè, credo non abbia avuto molto successo nel mondo delle classiche, la R18 Transcontinental. Come al solito, osservare una motocicletta fa nascere in me la curiosità di scoprire qualcosa che vada oltre al solo piacere di poterla ammirare. In men che non si dica, ci troviamo a bordo di questa concorrente dell'Harley Davidson. Che questa R18 sia una bella motocicletta è indiscutibile. La qualità costruttiva è di primo ordine, la carrozzeria cambia di colore come un camaleonte. Alle basse velocità però risulta impegnativa. Il peso che si avverte sul manubrio durante le manovre è veramente eccessivo. Solo su strade aperte ci si riesce a rilassare durante la guida. La posizione in sella è piuttosto comoda. Il passeggero gode di una poltrona viaggiante. La spinta del motore non esalta. I cavalli disponibili per spingere questo pachiderma sono veramente pochini. Le vibrazioni sono maggiormente avvertibili dal passeggero su pedane e sella. In questo breve tratto di rettilineo cerco di familiarizzare con la leva del cambio a bilanciere. Raggiungerla non è per niente comodo. La frenata è poco incisiva. Per fermare questa R18 bisogna strizzare per bene la leva del freno anteriore. Il mordente migliore lo si ha al posteriore. La guida che mi precede porta me e il resto del gruppo in un tratto di strada particolarmente articolato. Se questa scelta sia voluta per farmi apprezzare la dinamica della moto, il suo intento è già fallito. Pertanto io riesco a tenere il suo passo, l'impegno alla guida è maggiore del divertimento. La sensazione è quella di avere un canotto di sterzo molto aperto. In curva sono costretto a un notevole sforzo per contrastare il manubrio che tende a chiudere. Il ridotto angolo di piega non può far divertire tra queste curve a stretto raggio. Cercare di forzare il passo porta solo a dover allargare troppo in curva. Il fatto di aver viaggiato da Brescia a qui a bordo della mia K1600 GT non mi aiuta a esprimere un giudizio razionale. Le caratteristiche di guida e le performance offerte da quest'ultimo modello, nonostante la mole, non sono comparabili in alcun modo. Se penso a un Harley Davidson Electra Glide, devo dire che le differenze non sono abissali in quanto a dinamica comportamentale. Ciò che però fa la differenza è l'emozione che si prova una volta in sella. Di fatto, guidando un Harley Davidson, l'immaginazione porta sulle lunghe strisce d'asfalto in luoghi remoti e pieni di fascino. Stare in sella a una leggenda è ciò che rende speciale un viaggio con la sola volontà di raggiungere una grande comunità come quella degli harleisti. La magnifica giornata è terminata e già un po' di tristezza ci accompagna verso la nostra dimora per passare l'ultima notte prima del rientro in Italia. Nel tragitto penso alle emozioni che ancora provo dopo tanti anni stando in sella alla mia motocicletta. Sentirsi vivo, emozionandosi, è sempre meno facile in età avanzata. Le motivazioni possono essere tante e di varia natura. Trovare qualcosa nella vita che ancora possa emozionare rallenta quel processo incontrastabile dell'invecchiamento, processo che porta spesso a perdere motivazione nell'affrontare il proprio cammino. Io mi emoziono ogni giorno vivendo questa passione, che mi accompagna fino a quando ne ho ricordo.